Allora, questo è quando si andava, guarda, vestite uguale. Dopo la morte di mia mamma, vedi, sempre vestite uguale, la mia zia ci vestiva sempre uguale. Alla Fenice, Lei è quella a destra? questa sì. Parliamo di suo padre, Certo, Alexandre Tarpa, volentieri, che è un volentieri. compositore, tra l'altro, molto noto tra i chitarristi, però, insomma, ingiustamente è ancora poco presente nei programmi dei recital pianistici. Secondo lei cosa non è stato ancora pienamente compreso e apprezzato del suo lavoro? Beh, sai, ha avuto un'epoca, senz'altro, fra le due guerre, che era l'epoca, insomma, d'oro. E siccome, insomma, piaceva molto perché suonava benissimo, e poi ha avuto la fortuna di avere un buon agente, soprattutto di essere, insomma, introdotto in tutti questi salotti pieni di musicisti famosi dell'epoca. E naturalmente anche Ravel che gli ha, insomma, aperto la strada, perché mi è piaciuto subito quando l'ha incontrato e l'ha indirizzato verso editori, insomma i migliori personaggi dell'epoca che potevano suonarlo. E poi naturalmente questi viaggi, le tournée americane. Ha avuto la fortuna di essere notato da Kusevitsky dell'epoca, io parlo degli anni naturalmente 25-30, che era direttore d'orchestra per Antonomasia, insomma, che chiese subito un concerto per pianoforte con orchestra, poi dopo il secondo pianoforte con orchestra da suonare lui stesso, era l'Orchestra Filarmonica di Boston. Era molto veramente popolare, suonava sempre lui, però aveva molti anche grandi pianisti dell'epoca. Naturalmente il dopoguerra bisognava ricominciare da capo e poi non era più tanto di moda questo genere di musica. C'era la ribalta Messiaen, per esempio, queste nuove armonie, ha proprio sbarrato, si può dire, la strada a molti compositori di quell'epoca, dell'epoca di prima guerra. Però insomma aveva sempre, insomma, i suoi concerti, le sue commissioni ce le aveva, continuava a scrivere per il pianoforte, però effettivamente molto dimenticato. Forche appunto e la chitarra, non so come mai perché non è quello che ha scritto di meglio, e si spera che grazie alla chitarra qualcuno si interesserà anche a altre cose. Scorrendo la biografia di suo padre, due partenze hanno segnato un po' la sua vita, Sì. no? Prima nel 1919, quando ha lasciato la Polonia per la Sì. Francia, e poi nel 1941, quando poi è stato costretto a lasciare sì. la Francia per l'America, Sì, no? sì. Perché ormai l'antisemitismo Sì, era è dilagante. stato difficile, sa, trovare perché ci voleva tanti visti e poi essendo a Nizza si doveva passare dal consolato e per l'appunto il console era antisemita e non voleva più artisti in America perché c'erano già troppi. E abbiamo vissuti a Nizza, si può dire, grazie a Charlie Chaplin che ci mandava soldi. Poi siamo arrivati lì e è andato bene, si può dire, quegli anni, ha campato bene, è stato molto, molto suonato, anzi molto fra gli esiliati è stato uno dei più suonati, si può dire, come di più dimenticati poi quando se n'è andato, devo dire, sì. Quindi, insomma, durante i suoi viaggi di quale casa sentiva maggiormente il richiamo e la nostalgia? Ma sa, finché c'era mia madre penso che la Francia era molto attaccata alla Francia, però la Polonia senz'altro penso che un po' non ne parlava con noi in famiglia, però si sente che lui aveva, nella sua musica si sente perché, cioè gira gira, una mazurka ce la pensi da tutte le parti, insomma, le sue origini le ritrovi in una sinfonia, in una sonata, cioè in qualsiasi cosa la trovi, un polonese, una mazurka, qualcosa. Insomma, una vita ricca anche di affetti, quella di suo padre. Sì, aveva un carattere che piaceva molto perché era molto modesto, poi stava bene con tutti, con gli artisti come con la gente semplice, aveva un modo di fare che era molto, molto charme e piaceva molto anche alle donne, pur non essendo mai stato un bell'uomo, diciamo.
Ma chi era per lui il suo mentore o comunque anche il suo amico fraterno? Lui ha ringraziato tutta la sua vita Ravel senz'altro, come anche lo considerava il miglior orchestratore dei Berlioz e Ravel. Poi come amico, l'amico, guarda, questo era quello con il quale ha cominciato, perché era Vladimir Gorsman e aveva un'orchestra dove faceva solo musica contemporanea. Ravel infatti lo mandò da questo che era giovane come lui. E da lì è partita questa amicizia. Quando era giù mio padre, insomma, ne ha passate tante con le malattie di mia madre, insomma, è stata una vita dura. E lo tirava su, veniva su, via, andiamo, si va a fare, cioè lo tirava su proprio. Era veramente il migliore amico, è stato quello. Poi anche il filosofo Jean Kelevich negli ultimi anni, senz'altro, un grande amico. La vita di suo padre è stata una vita di viaggi, ne ha fatti tantissimi, sì, che l'hanno portato poi a scoprire mondi lontanissimi, ma a portarsi dietro comunque anche sempre le radici della Polonia. E di questi viaggi poi ci ha lasciato 15 cartoline musicali, poi hanno costruito la raccolta, no? Le Tour du Monde, a Media Tour. Un brano a cui sono molto legata, come le dicevo, perché insomma l'ho scoperto poco tempo prima della perdita di mio padre, quindi per me rappresenta la colonna sonora del suo viaggio eterno. Bližně je odrazu z Yokohamy samochodem do hotelu, czułem się jak książę Walii, bo były motocykli, odprowadzali mnie. Che impressione fa rivedere suo padre. Beh, come gli voglio bene, mi manca. Però finché c'era, visto, avevo la mia vita anche in fondo, no? Bambini piccini. Però poi sai, anche da ragazza, insomma, avrei potuto dargli di più. Invece si sognava più di essere più liberi, ci pesava un po', nostro padre, perché era ansioso. Dove siete? Che fate? Śpiewała właśnie moje pieśni japońskie, które napisałem jeszcze w Łodzi przed wyjazdem do Paryża. Ah, questa era sua madre? Sì, quando l'ha conosciuta, sì. Era bellissima. Era una pianista anche lei? Sì, sì, concertista e come. Suonava meglio che mio babbo, perché mio padre poi dopo ha fatto la composizione, sì che non è, però insomma senz'altro per suonare tutti i suoi concerti con orchestra e tutto quanto. Avevo bisogno di altre due mani. Sì, insomma, penso che suonasse bene, che avesse una bella tecnica. Questo era nel suo carattere, di essere sempre entusiasta anche quando ascoltava una interprete. E lui prendeva proprio i colpi di fulmine, bisogna che scriva qualcosa, ma era spontaneo, perché anche se non lo suonavano, lui aveva questo bisogno, cioè gli piaceva esprimere proprio la sua gioia di qualcosa che gli piace, ecco così. E per quello che piaceva anche alle persone, perché era veramente sincero in tutto. E oltre a questo era anche molto onesto come persona, ecco, i compromessi mai, ecco, lui aveva le sue idee, molto, molto morale, diciamo, questo ce l'ha insegnato pur non avendo religione, diciamo, perché siamo state non allevate in una certa religione, non praticava nulla, però una grande moralità, un grande senso di rispetto del prossimo, della solidarietà, queste cose erano proprio innate in lui e ce le trasmetteva molto, anche mia madre, devo dire, tutti e due. Ce l'hai te questi? No, questi no. Vedi? Se vuoi ce l'ho. C'è tempo che te lo do.